Perché viviamo? Cosa c'è dopo la morte? Siamo soli nell'universo? Esiste Dio? Ma soprattutto, qual è il segreto di Monkey Island? Ci sono domande nella vita di ogni essere umano che rimangono senza risposta. Si tratta delle cosiddette domande esistenziali. A seconda della filosofia, del vostro credo religioso o della cultura popolare, questi quesiti possono variare ed essere anche alquanto bizzarri e grotteschi. Io sono un nerd, un retro, un appassionato di giochi vecchi. Quelli belli veramente, non come la robaccia che circola adesso su YouTube Italia. Ieri ho visto Call of Duty. Ma no. Doom, se volete un FPS. Oppure... FIFA e PES. Qual è il migliore? Qual è il migliore? Il migliore è Microsoft Soccer. Quello è il gioco di calcio definitivo. Comunque, essendo io un essere così strano, non vi stupirete di certo sapendo che uno dei dubbi che mi assilla maggiormente e che mi tormenta giorno e notte è quale diavolo sia il segreto di Monkey Island. Anche se mi sono sempre domandato chi abbia sparato per primo nel bar di Mos Eisley. 1990. The Secret of Monkey Island. Un capolavoro, un classico delle avventure grafiche. Ma di cosa parla? Guybrush Threepwood, un giovane uomo che vorrebbe diventare un pirata, durante la sua rocambolesca esperienza di apprendista bucaniere si ritrova su Monkey Island, l'isola delle scimmie, che secondo la leggenda si dice nasconda un temibile, affascinante, oscuro, misterioso e chi più ne ha ne metta, segreto. Ironia della sorte o dei programmatori, Guybrush riesce a conquistare il cuore di Helene, la donna dei suoi sogni, ed a sconfiggere LeChuck, il demoniaco pirata fantasma. L'antagonista del gioco, in parole povere. Ma di fatto, quale sia il segreto di Monkey Island, terminata l'avventura, a noi giocatori non è dato saperlo. Il mistero rimane insoluto. Dannazione! Fortunatamente esiste il seguito e sono sicuro che là troveremo tutta la verità sull'isola delle scimmie. Come no? Credici, va? Monkey Island 2, LeChuck's Revenge è anch'esso un capolavoro, un sequel magnifico, forse addirittura migliore del primo capitolo. Tuttavia, probabilmente sono più affezionato all'altro, non a caso provo più nostalgia giocandoci. Ma qual è la trama di questo seguito? Non c'è nemmeno un indizio nel gioco che ci faccia capire un po' del segreto del mondo di Ragazzo Spazzola Spicciolo di Legno? No, non esplicitamente almeno, ma un fan con una fantasia ed un'intelligenza notevolmente sviluppate e sopra la media è arrivato ad un'interessante teoria. Vediamo di fare un po' di chiarezza nelle menti di tutti gli amanti dei punta e clicca. Ma prima, un piccolo riassunto di Monkey Island 2. È passato un po' di tempo dall'avventura precedente e da Guybrush è cresciuta persino la barba. Inoltre, anche dai dialoghi con Helene e con i pirati seduti attorno al fuoco all'inizio del titolo, si può facilmente dedurre che il protagonista ha viaggiato a lungo ed ha vissuto altre esperienze. Ormai non è più un novellino.
Dopo essere diventato famoso per aver ucciso il demoniaco pirata fantasma LeChuck, il nostro eroe vuole moltiplicare la gloria ottenuta trovando il più grande tesoro di tutti i tempi. Signori e signore, stiamo parlando di Big Whoop! All'interno della storia avremo il classico gameplay da avventura grafica piratesca: rubare oggetti, imbrogliare, combinare gli oggetti rubati, mentire, rubare altri oggetti, barare ad una gara di sputi, combinare gli altri oggetti rubati e così via. Oh, non vi preoccupate, mamme, questo è il classico videogame educativo e formativo. Un must have per i bambini all'asilo. Durante tutto questo girare per isole ad arraffare roba altrui, nel tentativo di recuperare i pezzi della mappa di Big Whoop, Largo la Grande, un tappo teppistello, riesce a resuscitare l'antagonista del primo episodio. Non a caso il videogioco si chiama Monkey Island 2, la vendetta di LeChuck. LeChuck, desideroso di regolare i conti con Guybrush, organizza un'elaborata trappola che si conclude in dei misteriosi cunicoli, con un finale alquanto bislacco e poco chiaro. Giudicate voi stessi.
Prima di spiegare la teoria di Jorrin Quest, così si chiama il fan che l'ha ideata, è necessario fare una premessa. Ron Gilbert, la mente dietro Monkey Island, aveva progettato la serie per essere una trilogia, ma lasciò LucasArts, l'allora Lucasfilm Games, subito dopo il secondo capitolo. Il terzo ed il quarto gioco non furono sviluppati da Ron Gilbert e pertanto tutte le informazioni riguardanti Monkey Island contenute in The Curse of Monkey Island ed in Escape from Monkey Island non verranno considerate utili ai fini della nostra ricerca della verità. Per quanto riguarda Tales of Monkey Island, la faccenda è un po' più complessa. Effettivamente Ron Gilbert ha collaborato alla fase di brainstorming del design di questa specie di quinto capitolo, ma purtroppo gli episodi realizzati da Telltale Games hanno finito per complicare ancora di più le cose. Spiegherò questo aspetto molto più approfonditamente in un altro video, forse. In conclusione, a noi interessa la saga originale di Monkey Island, quindi solo i due giochi realizzati da Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman. Iniziamo con la teoria. Guybrush, assieme a suo fratello Chucky ed i suoi genitori, va ad un parco divertimenti a tema piratesco, mentre gironzola nel Luna Park si separa dalla sua famiglia ed inizia a vagare tra le attrazioni. Essendo un bambino dalla fervida immaginazione, si mette a fantasticare su un'altra epoca, l'epoca dei pirati. Così nasce Guybrush Threepwood, l'aspirante bucaniere. Il primo videogame, secondo questa teoria, dovrebbe rappresentare delle semplici fantasie di ragazzino perso in un parco giochi. Quindi Guybrush si è immaginato tutto. Le 3 prove, Elaine, Monkey Island stessa. Ma allora, quale potrebbe mai essere il segreto? Adesso ci arriviamo. Intanto ecco un paio di indizi che confermano quest'idea, ovvero quella di trovarsi in un parco a tema. Primo indizio: il distributore di grog nel cantiere navale di Stan. Secondo indizio: le 3 prove e le magliette vinte dal protagonista ricordano molto le competizioni ed i premi dei Luna Park. A quanto pare il mistero si infittisce. Forse il senso dell'umorismo tipico della serie di Monkey Island è anacronistico per un motivo ben preciso. LeChuck, nella mente del giovane Guybrush, è il suo rivale in amore ed un terribile mostro demoniaco. Mentre nella realtà potrebbe tranquillamente essere suo fratello maggiore che lo sta cercando per riportarlo a casa, oppure il fratello stesso, rivale nella conquista di una bambina molto graziosa che conoscono entrambi, Elaine Marley nell'universo parallelo. Il primo gioco si conclude e Guybrush Threepwood è finalmente diventato un pirata. Ha sconfitto il suo nemico ed ha conquistato la ragazza. Tutto questo nella sua fantasia però. Il sogno ad occhi aperti di Guybrush prosegue e stavolta il ragazzo vuole trovare il tesoro più famoso e prezioso di tutti i tempi, Big Whoop. Si noti come in generale le trame di Monkey Island siano tutte piuttosto infantili e potrebbero essere tranquillamente il frutto di una fantasia sviluppatasi durante una sonnecchiosa ora di lezione a scuola. Non so se vi sia mai capitata una situazione del genere, a me sì. Tornando a noi, il nome stesso del tesoro cercato dal protagonista dovrebbe suggerirci qualcosa. Big Whoop in inglese significa grande niente. LeChuck insegue per tutta l'avventura Threepwood, proprio come farebbe un fratello che cerca di riportarlo dai suoi genitori. Ok, Monkey Island è tutta una finzione. Ma che cosa rappresentano quei cunicoli strani che si trovano alla fine del secondo capitolo? Beh, quello è il sogno che si fonde con la realtà, anzi, la realtà che interrompe il sogno.
Quei cunicoli sono i collegamenti realizzati per il personale del parco dove si trova Guybrush che permettono di raggiungere tutte le varie isole, da Melee Island a Dinky Island. Il finale, la rivelazione della fraternità tra i due personaggi e tutte le cose bizzarre che accadono prima della conclusione del titolo non sono altro che un modo per far capire al giocatore che fino adesso non ha interagito con la realtà e che niente di quello che ha visto è esistito veramente. Beh, un po' come il risveglio di un tossicodipendente dopo una notte brava. Ed in questo gioco, invece, quali indizi ci sono? Innanzitutto, cos'è contenuto nello scrigno di Big Whoop? Dopo essere cascati nel vuoto, il forziere si sfascia e dentro troviamo solo un pezzo di carta, un biglietto E. Nella realtà, più precisamente in America, i biglietti E permettono di entrare nei parchi a tema anche dopo l'orario di chiusura. Se ci pensate, il più grande tesoro del mondo per un ragazzino è avere la possibilità di divertirsi quanto vuole nel suo Luna Park preferito. Torna tutto. Gli stessi cunicoli di cui abbiamo parlato prima assomigliano ai veri tunnel di manutenzione di Disneyland. Inoltre, in una delle stanze finali possiamo scorgere un distributore di grog guasto, proprio come se quel luogo fosse una sorta di magazzino barra ripostiglio. E Booty Island? È solo per un motivo di basso budget che assomiglia così tanto al parco a tema? O non è un caso? In più, l'ascensore che ci porta nel vicolo di Melee Island rafforza l'idea che sia tutto finto, tutto costruito di plastica, come in un grande set cinematografico. Perché l'accesso a Melee Island in Monkey Island 2 è chiuso per manutenzione? Perché in Monkey Island 1, nello stesso vicolo, si trova un cartello che recita riservato al personale? Quale personale? Di cosa? Cos'è veramente Big Whoop? È innegabile che Ron Gilbert si sia ispirato all'attrazione piratesca di Disneyland, la stessa che poi ha fatto nascere Pirati dei Caraibi, il film, e lo ha ammesso, anche più di una volta. A dir la verità, però, non è nemmeno necessario citarne le parole esatte. Basta osservare l'enigma dell'ascella presente nel secondo episodio della saga. Guybrush riesce a scappare attirando il cane con in bocca le chiavi della prigione con un osso. La stessa scena, identica, è presente nella corsa Pirati dei Caraibi a Disneyland. Anche la location dove incontriamo i nostri genitori defunti, in Monkey Island 2, è molto simile alla Swiss Family Treehouse, sempre presente nei vari parchi Disneyland sparsi per il mondo. Prima di arrivare alla conclusione del video, ecco 2 citazioni che confermeranno quanto detto finora. Ovviamente le frasi che sentirete sono state tradotte dall'inglese. Ron Gilbert, creatore di Monkey Island. Sapete, una delle mie attrazioni preferite di Disneyland è la corsa Pirati dei Caraibi. Si sale su una piccola barca ed essa vi trasporta in un'avventura piratesca che si conclude con uno spettacolare combattimento a cannonate tra 2 navi. La vostra imbarcazione continua a muoversi in mezzo all'avventura, ma ho sempre sognato di poter scendere e girovagare un po', di riuscire a conoscere meglio quei personaggi e di trovare un modo di salire su quelle navi pirata. Quindi, con The Secret of Monkey Island, volevo creare un gioco che avesse lo stesso spirito di quell'attrazione, ma in cui si potesse anche effettivamente scendere dalla barca ed immergersi in quel mondo di fantasia romanzesca. I pirati di Monkey Island non sono come i veri pirati, che erano viscidi e perversi, i terroristi del XVII secolo. Questi sono pirati letterari a cui piace divertirsi, come quelli delle storie d'avventura con cui tutti siamo cresciuti. Bill Tiller, artista fondale in The Curse of Monkey Island. Beh, questo è tutto quello che so e l'ho appreso da Larry Ahern e Dave Grossman.
La spiegazione che ho sentito è che Guybrush in realtà fosse perso nell'attrazione piratesca del parco divertimenti di Big Whoop per tutto il tempo e che così abbia immaginato l'intera avventura. Poi Chucky, il fratello più grande e cattivo, arriva e lo riporta alla realtà. Fine. E quel lampo magico che esce dagli occhi di Chucky ed Elaine che spetta vicino alla buca su Dinky Island sono stati inseriti solo nel caso si fosse deciso che ci sarebbe stato un Monkey Island 3. Il segreto è che il mondo di Monkey Island non è reale. Sembra proprio che la trama di una delle più belle avventure grafiche di tutti i tempi sia in realtà una gigantesca bolla di sapone, una bufala, uno scherzo. Di pessimo gusto? No, non necessariamente. Che cosa potrebbe significare che Monkey Island è solo un prodotto della fantasia? Che cosa vuol dire? C'è un messaggio dietro? Non vorrei sembrare fissato, paranoico o eccessivamente riflessivo, ma facciamo quest'ultimo sforzo. Pensiamoci bene. Perché noi giochiamo? Ovviamente non posso parlare a nome di tutti, ma sono convinto che molti di voi giochino anche un po' per nostalgia, per ritrovare quelle emozioni che provavano quando erano bambini, vedere posti incantati, luoghi fantastici, vivere delle avventure, essere degli eroi. Monkey Island rappresenta tutto questo. L'immaginazione, la fantasia, quella mente da bambini che vogliamo e dobbiamo preservare. Non smettete mai di giocare, non smettete mai di nerdare. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Spero che il video vi sia piaciuto. Io sono qua soltanto per dirvi una cosa veloce, ovvero che quando ho iniziato a scrivere questo documentario ho trovato tantissimi indizi che confermavano quest'idea, molti punti di vista, molte battute, molti dialoghi, situazioni di gameplay, eccetera, eccetera, che fanno pensare al fatto che Monkey Island in realtà non sia altro che una fantasia di Guybrush.
Ebbene, però nel video non potevo inserirli tutti perché per motivi di spazio, cioè non veniva, il video sarebbe venuto troppo lungo, poi sarebbe venuto troppo noioso, non sarebbe stato intrattenente magari, sarebbe stata una lista della spesa, un elenco di citazioni, avrebbe annoiato insomma. E quindi ho deciso di tagliarne molti, anzi forse la maggior parte perché poi ho messo davvero pochi indizi. Però mi sono detto, forse sarebbe carino fare una specie di contest senza premi perché non vuole essere una competizione, bensì una condivisione di esperienze. Cosa condividiamo? Condividiamo quali sono, secondo noi, i punti in più che non sono stati menzionati in questo video, ovviamente, che servono a confermare questa teoria. Quella frase lì detta da quel personaggio, quella situazione, quell'oggetto, eccetera, eccetera. Potete mandarmi i risultati delle vostre ricerche, dei vostri pensieri o via email a matteobin@gmail.com, che è la mia email personale, a cui potete scrivere anche ogni sorta di suggerimento, consiglio per un gioco, eccetera, eccetera. Oppure potete mandarmi questa informazione su Facebook, cercando Matteo Bini, c'è la mia faccia, la mia foto, insomma. Mi aggiungete o mi scrivete un messaggio direttamente. Oppure potete usare Google Plus, e Google Plus lo trovate direttamente dal canale YouTube, oppure possiamo anche utilizzare i commenti YouTube, anche se molti, so che insomma da quando sono stati cambiati da Google ad alcuni non piacciono questi commenti YouTube, fate voi. Se vi va, a me piacerebbe molto sentire la vostra opinione, soprattutto perché sarebbe un modo di far rinascere la passione per Monkey Island e riscoprire quanto questi giochi siano effettivamente immensi, nel senso che sono pieni di contenuti e sono tuttora fantastici. Nel caso vi servisse un suggerimento per iniziare questa missione, vi potrei dire: che ore sono? Buona caccia!